Se vi chiedessi di immaginare la Parigi della Belle Époque, probabilmente pensereste subito ai caffè illuminati, ai cabaret del Moulin Rouge, alla musica, ai balli e alla vita notturna. Ma dietro quell'immagine scintillante esisteva una realtà molto più complessa, fatta di solitudine, passioni, relazioni nascoste e vite vissute ai margini della società. Nessun artista ha raccontato questo mondo meglio di Henri de Toulouse-Lautrec. Tra le sue opere più celebri e sorprendenti troviamo Il bacio a letto, realizzato tra il 1892 e il 1893. A prima vista il dipinto sembra estremamente semplice. Due donne sono sdraiate in un letto e si stanno baciando. Eppure, dietro questa apparente semplicità si nasconde una delle immagini più moderne, intime e rivoluzionarie della pittura europea di fine Ottocento. La prima cosa che colpisce è proprio l'assenza di qualsiasi elemento spettacolare. Non ci sono ambientazioni elaborate, non ci sono simboli, non ci sono riferimenti mitologici o religiosi. Lautrec elimina tutto ciò che è superfluo e concentra la nostra attenzione esclusivamente sul rapporto tra le due figure. Le donne occupano quasi interamente lo spazio del dipinto. I loro corpi sono raccolti sotto le lenzuola bianche, illuminate da una luce calda e soffusa, che rende la scena straordinariamente intima. Non stiamo osservando un momento costruito per essere mostrato al pubblico. Sembra piuttosto un istante privato, colto quasi per caso. È importante ricordare che Lautrec frequentava abitualmente le case di tolleranza parigine. A differenza di molti artisti contemporanei, però, non guardava le prostitute con atteggiamento moralistico o scandalistico, viveva a stretto contatto con loro, ne osservava la quotidianità, i momenti di lavoro, ma anche quelli di riposo, amicizia e affetto. Molti storici ritengono che le donne raffigurate fossero proprio prostitute di una maison cloise parigina. Nella vita all'interno di questi luoghi si sviluppavano spesso relazioni affettive molto intense tra le ragazze che vi lavoravano. Lautrec non rappresenta dunque una scena erotica destinata a provocare lo spettatore, ma un momento di tenerezza autentica. Questa è forse la caratteristica più sorprendente dell'opera. Per gran parte della storia dell'arte il corpo femminile era stato rappresentato soprattutto come oggetto di desiderio maschile. Pensiamo alle Veneri rinascimentali, ai nudi accademici dell'Ottocento. Qui invece il punto di vista cambia completamente. Le due donne sembrano ignorare la presenza dell'osservatore, non cercano di sedurre nessuno, sono immerse nella loro relazione e nel loro mondo. Lautrec ci invita a osservare senza giudicare, quasi come un testimone discreto. Dal punto di vista stilistico, il dipinto riflette perfettamente il linguaggio dell'artista. Le forme sono semplificate, le linee morbide ed essenziali, i dettagli anatomici non sono descritti con precisione accademica. Ciò che interessa Lautrec non è la perfezione formale, ma la capacità di trasmettere una sensazione. Anche il colore svolge un ruolo fondamentale. I toni caldi delle lenzuola e delle carnagioni creano un'atmosfera accogliente e rassicurante. Non c'è alcun contrasto drammatico. Tutto contribuisce a comunicare serenità, intimità e vicinanza emotiva. In questo senso l'opera è molto diversa dalle immagini tradizionali della vita notturna parigina. Nei manifesti e nelle scene di cabaret, Lautrec ci mostra il movimento, la musica, il rumore, la folla. Qui invece domina il silenzio. Il letto diventa uno spazio protetto, quasi un rifugio dal mondo esterno. Le due figure sembrano isolate dal resto della società, unite da un rapporto che l'artista osserva con straordinaria delicatezza. È interessante notare come quest'opera sia stata realizzata in un periodo in cui parlare apertamente di relazioni omosessuali femminili era ancora estremamente raro. Lautrec affronta il tema senza scandalo e senza voyeurismo. Per lui ciò che conta non è l'aspetto trasgressivo della situazione, ma il sentimento umano che essa esprime. Questa sensibilità rende Il bacio a letto un'opera sorprendentemente moderna. Molti osservatori contemporanei vi riconoscono una rappresentazione sincera dell'amore e dell'intimità, libera da stereotipi e giudizi morali. Guardando il dipinto oggi, più di 130 anni dopo la sua realizzazione, si rimane colpiti dalla sua capacità di parlare ancora al pubblico contemporaneo. Lautrec ci mostra che dietro ogni etichetta sociale esistono persone reali, con desideri, fragilità e bisogni affettivi, ed è proprio questa umanità profonda a rendere Il bacio a letto uno dei capolavori più emozionanti della Belle Époque.
Non un quadro sullo scandalo, non una provocazione, ma una straordinaria celebrazione della tenerezza umana. Una scena silenziosa che continua ancora oggi a raccontarci qualcosa di universale sull'amore, sulla vicinanza e sulla necessità di sentirsi compresi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!